Ebbene sì, si può fare una lavatrice utilizzando pochissimi prodotti, prodotti zero waste, prodotti sostenibili, eco-friendly, ecologici, rispettando così il nostro pianeta. Come? Te lo dico io. Let's get started! Ciao a tutti e bentornati su questo canale YouTube. Ciao Valentina, canale dove parliamo di eco-minimalismo. Dunque nel video di oggi voglio mostrarti come faccio la lavatrice utilizzando solo due prodotti e voglio mostrarti come disinfetto periodicamente la lavatrice utilizzando nuovamente prodotti zero waste, prodotti naturali, prodotti che fanno bene all'ambiente. Voglio inoltre aggiungere che i prodotti che vado a nominarti oggi e le tecniche che uso per lavare il mio bucato sono tecniche e prodotti che ho utilizzato in questo ultimo anno, prodotti di cui mi fido, mi trovo bene e per questo oggi sono felice di condividere la mia esperienza insieme a te. Sono sicura che lì fuori ci sono altri metodi per lavare in modo sostenibile e per disinfettare la lavatrice periodicamente, ma io conosco questi metodi qui. E però se hai altre cose da condividere, altri metodi, altre idee, altri prodotti, commenta qui sotto. Ma senza perderci troppo in chiacchiere, come sempre, voglio andare a nominarti il primissimo prodotto che ho scoperto un anno fa, un prodotto che mi ha entusiasmato e che mi piace tantissimo, ovvero le noci. Eccole qui. Dunque, io lo so che ci sono tantissime opinioni in merito a queste noci e ci sono tantissime opinioni che non concordano con l'efficacia di queste noci ed è per questo motivo che io ho aspettato un anno prima di creare questo video e di parlartene. Io queste noci le ho utilizzate con capi neri, capi bianchi, capi delicati e secondo me funzionano. È un prodotto che mi ha dato soddisfazioni, però poi di nuovo, ognuno ha la propria opinione in merito. Queste noci non sono altro che, te le faccio vedere, frutti essiccati che si chiamano Sapindus mucorossi, qualcosa del genere, e sono comunemente chiamate The Indian Soapberry, perché non sono altro che delle noci di questo tipo. E queste noci a contatto con l'acqua tiepida o l'acqua calda rilasciano un sapone naturale che deriva dal guscio della noce. Ho scelto le noci per il mio bucato perché si tratta di un prodotto completamente naturale, biodegradabile, non inquinante, oltre al fatto che sono ipoallergenici. Noi queste le chiamiamo noci lavatutto e per lavare cosa faccio? Prendo 5-6 di queste noci e le metto dentro a questo sacchettino. Questo sacchettino finisce dentro alla lavatrice insieme al bucato. Le stesse noci poi le utilizzo fino a un massimo di 4 lavaggi, poi le butto direttamente nell'umido. Ti confesso che la prima volta che ho fatto la lavatrice utilizzando queste noci ci sono rimasta malissimo perché mi aspettavo di vedere un po' di schiuma, ma queste noci non fanno la classica schiuma che fa il sapone liquido o in polvere che si acquista al supermercato, semplicemente perché si tratta di noci naturali e di conseguenza sono prive di agenti chimici che creano la schiuma. Inoltre queste noci non hanno profumazione, sono assolutamente prive di profumazione. Infatti quella volta che le ho acquistate mi era stato consigliato di acquistare insieme un olio profumato da aggiungere alle noci o dentro in lavatrice. Un olio che non ho acquistato e onestamente sono felice così e anzi ora mi sono abituata al profumo naturale di queste noci e anzi al contrario, se sento il profumo da bucato del classico sapone quasi aggressivo, quasi troppo forte del supermercato, mi dà fastidio. Mi sono abituata al profumo neutro, leggero, delicato
delle noci. Ripeto, un prodotto che è completamente diverso dal classico prodotto che tutti noi conosciamo e che la maggior parte di noi ha sempre usato. È un prodotto completamente naturale ed è per questo che capisco quando molta gente dice non lava, perché appunto manca la schiuma, manca il profumo e quindi le noci potrebbero dare quella sensazione, quell'idea del questo bucato non è stato lavato, ma in realtà è un prodotto che io considero molto valido, oltre al fatto che ha un impatto ambientale pari a zero. Ed è per questo che lo consiglio e che oggi ne parlo con infinita tranquillità. Io queste noci le ho comprate in un negozietto zero waste non lontano da casa, qui a Londra, quindi se hai la possibilità di avere un negozio zero waste vicino a te, chiedi se c'è la possibilità di provare queste noci. Molti negozi zero waste danno la possibilità di acquistare queste noci sfuse, quindi se hai voglia e curiosità di provarle, ti consiglio di acquistarne giusto 5-6 per provarle per un paio di lavaggi fino a un massimo di 4 lavaggi e insomma così fai un esperimento prima di acquistare il pacco grande. Ad ogni modo queste si possono comprare anche tramite Amazon, ti lascio il link di un prodotto che ho trovato tramite Amazon qui sotto nella descrizione che ti può aiutare e ti consiglio inoltre di guardare questo video che ti permette di trovare il tuo negozio zero waste vicino a te, dove puoi comprare queste e molti altri prodotti zero waste, senza packaging, biosostenibili, eccetera, eccetera, eccetera. Il secondo prodotto che utilizzo per fare il bucato e in modo particolare per lavare solo ed esclusivamente gli assorbenti lavabili e riutilizzabili è questo. Ora, non guardare la confezione perché si tratta di una confezione che ho utilizzato già 1 miliardo di volte. Il sapone liquido che c'è al suo interno lo acquisto sfuso in un negozietto zero waste non lontano da dove vivo io e si tratta di un sapone bio e ipoallergenico ed è per questo motivo che lo utilizzo per lavare i miei assorbenti lavabili e riutilizzabili. Non mi piace l'idea di utilizzare le noci per lavare gli assorbenti lavabili semplicemente perché poi le noci le vado a riutilizzare per altri lavaggi e non mi sembra cosa molto igienica, però appunto è una mia opinione, questo è quello che faccio io. Quindi questi sono gli unici 2 prodotti che utilizzo per fare la lavatrice, prodotti naturali, bio, ipoallergenici, che non vanno ad inquinare l'ambiente ed è per questo motivo che anche per i lavori domestici consiglio sempre prodotti più naturali possibili. Invito sempre ad allontanarsi dal classico prodotto del supermercato. Una cosa invece che ho preso l'abitudine di fare, soprattutto da quando ho iniziato a utilizzare e a lavare di conseguenza gli assorbenti lavabili in lavatrice, è quella di disinfettare la lavatrice e lo faccio in media una volta al mese utilizzando solo 2 prodotti, ovvero l'aceto di vino bianco e il bicarbonato. Quello che faccio è mettere nel cestello o nella vaschetta circa 250 ml di aceto di vino bianco, solitamente acquisto quello che costa meno di tutti al supermercato e lo allungo con un po' di acqua e ci aggiungo un cucchiaino di bicarbonato. Faccio andare poi la lavatrice a vuoto a 60 gradi. In questo modo avrò pulito e disinfettato le tubature eliminando anche il calcare. Ritengo questo metodo di disinfettare la lavatrice un metodo molto facile, comodo e soprattutto poco costoso e soprattutto che non inquina i nostri mari. Infatti ho deciso di utilizzare questi prodotti specifici per pulire e disinfettare la lavatrice perché voglio che il mio impatto ambientale diminuisca sempre di più, facendo attenzione anche a come faccio le pulizie e come mi prendo cura della casa, del bucato, ed è per questo motivo che oggi ho voluto condividere questo video insieme a te. Voglio ricordare ancora una volta che tutti i prodotti che noi utilizziamo per fare la lavatrice,
quali per le profumate, saponi, detersivi, ammorbidenti, eccetera, 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 finiscono nei nostri mari, alterando e creando problemi agli ecosistemi marini, ma va anche a creare problemi alla salute umana. Quindi davvero io ti invito ad eliminare i classici prodotti da supermercato il prima possibile, perché questo davvero ne va a beneficio di tutti. A volte mi dite che i prodotti sostenibili sono i prodotti zero waste, i prodotti bio sono molto più costosi del classico prodotto del supermercato, e questo è un motivo di indietreggiare di fronte a una scelta sostenibile e alternativa, ma voglio anche ricordare che molto spesso utilizziamo in abbondanza i saponi che compriamo al supermercato. Ne utilizziamo troppo perché tanto l'ho pagato solo 2 euro. È questo il problema. Se noi impariamo ad utilizzare la quantità giusta di sapone ogni volta che facciamo la lavatrice, ecco che il sapone sostenibile che abbiamo pagato qualche euro in più ci durerà anche in più, perché semplicemente ne andiamo a utilizzare meno. E se riflettiamo su questo aspetto, penso che tutti noi possiamo metterlo in pratica in diversi ambiti della nostra vita. Anche quando andiamo a farci la doccia e utilizziamo lo shampoo, riempiamo la mano di shampoo quando magari ne basta davvero poco. Ecco, se noi utilizziamo il sapone bio pagato il doppio rispetto al sapone o allo shampoo del supermercato pagato poco, ne utilizzeremo anche meno, farà meglio a noi, alla nostra salute e al nostro ambiente. È tutta una questione di come viene utilizzato quel prodotto piuttosto che quanto spendiamo per acquistare quel prodotto. La frase "beh, lo uso così, tanto l'ho pagato solo 2 euro" deve finire. E dal momento in cui finirà, aumenterà la domanda del prodotto sostenibile e di conseguenza si abbasserà il prezzo, e questo andrà a beneficiare tutti. Noi e il nostro tanto amato ambiente, senza il quale non possiamo vivere. Quindi prima prendiamo azioni positive e meglio sarà per tutti noi, soprattutto per le generazioni future. Io lo so, io capisco che è difficilissimo cambiare le nostre abitudini e soprattutto all'inizio richiede un impegno maggiore, ma posso assicurarti che una volta imboccata la strada della sostenibilità, davvero ti sarà impossibile tornare indietro, e anzi farai di tutto per invogliare le persone che ti circondano a prendere decisioni più sostenibili. È un effetto a domino, è contagiosa la sostenibilità. È contagiosa. Inoltre sono davvero curiosa di conoscere la tua opinione in merito ai prodotti che uso, e sono altrettanto curiosa di conoscere le tue tecniche sostenibili per lavare il bucato. Dico sempre che questo canale è un pozzo di informazioni che condividiamo ogni volta, ogni sabato, e per questo motivo sono davvero curiosa di conoscere la tua idea, la tua opinione e come tu fai le cose. Se ti è piaciuto questo video fammelo dunque sapere con un like, e se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video, e nel frattempo buon weekend a tutti, un bacio, ciao!